Io sono arrivato qua nel 1986, dopo finito il militare. Io prima abitavo a Maranello, noi cercavamo di andare in campagna, sono 32 anni che vivo e lavoro qua con la mia famiglia. Abbiamo deciso tutti insieme di venire in campagna perché stare a Maranello ci eravamo un po' stancati, anche in condominio così, cioè non stai mai in pace. Allora abbiamo deciso di se trovavamo un'azienda, una casa in campagna da andare a vivere via, anche più rilassante, anche con il lavoro così, sono io che gestisco tutto, sono io che organizzo tutto il lavoro e tutto quanto. Non mi pesa stare qui, non penso di essere talmente isolato perché sono 10 minuti da Maranello, Castelnuovo, Levizzan, Castelvetro. Il telefonino perché ormai è una cosa che ci vuole, ma del resto anche come navigatore quelle cose lì sono ancora la vecchia maniera, io uso la cartina. A livello di potatura, a livello di impianti, così fare la lavorazione a mano ancora. Per la pianta è più sana. Il tempo che acquisti con la meccanizzazione dopo lo devi perdere a livello di tornarci dietro a risistemare tutto l'impianto. Io non tolgo tempo al mio lavoro per la mia passione. Io la mia passione la faccio o il sabato e la domenica, quando mi chiamano, o la sera. Dei gran giovani che hanno voglia di venire anche a lavorare così, campagna, ho avuto con la mia esperienza, mi messi in regola tutto, il giorno dopo sono venuti, sono stati qua un'ora e poi dopo sono andati via, capito? Ma molti giorni, ma ci sono di quelli che si danno da fare. Secondo me ti deve piacere il tipo di mestiere e l'agricoltura. Sono molto legati al telefonino, allo smartphone, al tablet, tutte quelle cose lì. Cioè, se non hanno mica il telefonino in mano non sono soddisfatti, capito? Con la macchina fotografica che ho io non posso fare grandi cose, per cui mi sono un po' spostata sulla fotografia di grandi fotografi e mi è sempre interessata anche la storia, per cui ho deciso di unire le due cose cercando le storie dietro i grandi fotografi. Stavo molto su Facebook perché ero un adolescente all'università molto annoiata, quindi ovviamente stavo sempre su Facebook e leggevo di queste fotografie bellissime senza però avere in retroscena. Allora ho deciso di informarmi, però non sapevo poi dove salvare tutto quello che imparavo e scrivevo. Quindi ho pensato di fare questa pagina, ma più che altro come archivio. E non pensavo di ottenere questo successo, assolutamente. Era nata come archivio, era nata per me, non volevo successo, non volevo follower. E invece con il passaparola ha raggiunto delle cifre assurde per una pagina del genere. La fascia maggiore sono ragazzi giovani ovviamente perché sono quelli che usano di più i social, però ci sono anche molti uomini di mezza età, appassionati ovviamente, e c'è veramente di tutto. Ho giusto deciso di scegliere di utilizzarla come mezzo di informazione, ma si può investire molto di più. Cioè ci sono persone che magari sognano di diventare degli scrittori e grazie a delle pagine Facebook possono scrivere dei libri che normalmente non avrebbero mai la possibilità di riuscire a fare, proprio perché andando a toccare così tante persone attiri l'attenzione. Poi magari i più appassionati, i più puristi possono ancora aggrapparsi alla fotografia fisica, chi invece è un po' più appassionato della domenica può godersi delle belle foto senza magari pagare una mostra o svilupparsi il rullino. La passione è nata un po' per scherzo, i miei genitori avevano una vecchia reflex con il rullino, mi piaceva tantissimo, non riuscivo mai a fare fotografie con il rullino, li buttavo sempre via e poi con l'avvento delle camere digitali abbiamo preso una reflex medio-bassa, però mi piace tantissimo poter immortalare un momento. Ad oggi credo che il mio rapporto con la campagna per me sia quasi vitale, ovvero trovo difficile immaginarmi la mia vita senza questa mia passione, perché comunque solo che ho un'ora libera, 2 ore libere io parto e vado, insomma, o qua oppure in un'altra azienda dove trovo, ma vado perché non ce la faccio a stare senza, stare fermo. È un fatto legato più al contesto familiare, ovvero se la famiglia è comunque legata, la terra è comunque una cosa che si tramanda, no? Da famiglia in famiglia. Uno che non ha mai avuto terra in famiglia è difficile che parta e si metta su oppure si appassioni, deve avercela in casa. E per questo qua si vede anche un po' la differenza da quelli che provengono da famiglie
che hanno in mano delle bestie, hanno in mano i contadini, no? Agricoltori rispetto a famiglie di città, famiglie ma anche non di città, anche di paese, che però non hanno mai avuto un contatto diretto. Fin da quando ero bambino mio nonno ha sempre avuto l'azienda agricola con le bestie e l'ho sempre seguito. Col passare degli anni anche mio nonno ha dovuto lasciare lì. Sinceramente non so cosa che mi ha fatto scattare questa passione, è da sempre che ce l'ho. Mi è sempre interessato i trattori, le vacche, la produzione nei campi. Io mi sono sempre orientato sul fieno perché il fieno è la mia passione. Il mio rapporto con la campagna è molto intimo nel mio essere, ovvero quando c'è da fare quello lì, c'è da fare quello lì, perché quando c'è magari da fare anche 13, 14, 15 ore, ci sono da fare quelle lì e basta. Ci vuole tanta passione perché quando è il momento di andare non c'è domenica, non c'è Capodanno, non c'è Natale, c'è da andare. I vantaggi invece sono tanti perché se la tua passione ti dà un sacco di soddisfazioni, anche semplicemente quando finisci la campagna del fieno e riesci a mettere tutto il fieno dentro il fienile. E il fieno fatto bene, perché il fieno fatto così sono buoni tutti. Invece il fieno fatto bene bisogna essere capaci, bisogna dedicarci del tempo. E allora quando riesci a metterlo dentro, ho messo dentro 250 biolche di fieno. Questa stalla qua è alimentazione tradizionale, quindi si gestisce ancora col fieno, senza il carro Unifit, però ci sono gli autoalimentatori, quindi delle macchine apposite che per ogni vacca gli danno la sua razione di mangime adeguata. Basti pensare a questo, cioè è comunque una cosa rivoluzionaria rispetto a mio nonno che passava con la paletta davanti alle bestie. Oppure basti pensare a tutti gli impianti GPS per le lavorazioni in campagna, ti fanno delle lavorazioni dritte per 400 metri ma sbagliano di 2 cm su 400 metri. È una rivoluzione. Io sono in una situazione, nel rapporto dei miei con i coetanei sono in una situazione un po' a sé, perché comunque ho una compagnia indirizzata verso questo. Si lavora molto spesso insieme, si vanno nei campi insieme e così via. Io non sono contro i social network in sé, cioè io trovo dal mio punto di vista l'inutilità dei social network, ovvero il fatto che a me sinceramente non mi interessa quello che ne comportano o cosa ne consegue questo social network, cioè sinceramente non me ne può fregare di meno. In questo momento c'ho solo WhatsApp perché non mi sono mai interessati, ognuno dopo lì ha le sue passioni, però trovo inutile perderci il tempo sopra. Io rispetto quello di tutti, però io non ne vedo il senso, solo quello. ASMR sta in inglese per Autonomous Sensory Meridian Response e fondamentalmente è la descrizione di una risposta del nostro corpo a un determinato stimolo che può essere visivo, uditivo o tattile nella vita reale. E questa risposta sarebbe il famoso brivido, no? Che ti può partire sulla testa, sul collo, sulle spalle, che quindi porta anche a rilassamento, sonnolenze, quindi magari qualcuno lo usa per attenuare un po' lo stress e tutto un po' le ansie della vita in generale. ASMR Challenge. Se ti addormenti perdi. Sono video appunto principalmente per far venire questi brividi. Mi sono accorta che quando andavo in biblioteca e tutti, sai, no, sussurrano così perché devi parlare a bassa voce, così mi veniva appunto una sonnolenza incredibile, tutti questi brividi. Allora durante la sessione esame mi è venuto da cercare proprio sussurri su YouTube e pian piano, perché ormai era 4 anni fa e c'erano pochi video di questo genere, soprattutto in inglese, e pian piano ho cercato questi video, li ho scoperti e in 6 mesi ho imparato più o meno quanti tipi di video potevano esserci e cos'era questo mondo. Circa un anno dopo ho deciso di voler contribuire anch'io. E il suono di questa astuccia. Non lo so, di solito abbasso un po' la voce, poi di solito anche un po' la telecamera più vicina, perché a me piace molto far
finta di toccare la persona che è dall'altra parte, quindi magari con un pennello, imitare, non so, quando qualcuno ti passa il pennello sul viso, oppure, non so, se avessi una persona qui potrei fare un massaggio alla schiena, cose così, sono le cose che mi piacciono molto. E poi, non so, molte volte magari uso anche il microfono, faccio un po' di suoni col microfono. All'inizio l'ho preso proprio come un gioco, nel senso li fai, ti piacciono e tutto quanto. Poi ho cominciato a ricevere dei messaggi molto molto belli di persone che proprio dicevano che, sai, comunque se una persona non dorme, la tua vita un po' ne risente. Moltissimi pennarelli. In generale i social sono molto importanti. YouTube è l'unico social che uso tanto, perché poi Instagram è diverso, non ho tutto sto successo, quindi i miei mi chiedono molte volte: ma davvero c'è gente che guarda questi video? Cioè non sei solo tu l'unica pazza? Però io dico sì, in realtà sì, ci sono, però l'hanno presa abbastanza bene, ecco, la prendono ancora un po' sul ridere, però mi sta bene così. In generale mi ha cambiato un pochino, perché comunque mi ha permesso di esprimere una creatività che non pensavo neanche di avere, fondamentalmente, e mi piace tantissimo. Cerco sempre di essere il più originale possibile, il più creativa, di pensare, fare e dire ma sarebbe bello questo, quindi metto lì, oggi ho passato 4 ore a editare un video. Adesso ovviamente prenderemo che è fatto con zucchero, miele. L'emozione è stata più quando ho incontrato la prima persona che mi ha riconosciuto, più che i numeri, perché i numeri sono numeri, cioè dietro i numeri ci sono le persone, però è più effettivo quando dietro le persone ci sono le persone. Quindi è stato in realtà più emozionante quando mi sono accorta che effettivamente la gente mi riconosceva, e non è stato neanche in Italia, è stato a Strasburgo, quindi è stato molto strano. Certo, avere un video da 2,5 milioni di visualizzazioni mi dà soddisfazione, ecco, però non do troppissima importanza ai numeri. Secondo me molte persone magari provano un po' di invidia, forse sono per i guadagni, non lo so, perché dicono ecco, tu non fai niente e ci guadagni, però in generale no, forse anche perché se io non cambio, le persone non cambiano verso nei miei confronti, ecco. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming.